Luca Comics, ormai ci siamo, stanno per annunciare dei manga e queste sono le mie speranze a riguardo. Ciao a tutti e benvenuti su Fiori di Ciliegio, io sono Elisa e oggi vi racconterò quali sono i manga che spero verranno annunciati in questa occasione. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti per dirmi quali sono invece le vostre speranze. Bene, possiamo cominciare e il primo titolo che vi nomino oggi è Welcome to the Ballroom. Si tratta della storia di un ragazzo che scopre improvvisamente la passione per il ballo. Quello che si fa in coppia, quindi valzer, quick step, per il quale poi ci sono anche delle competizioni. Quindi lo vediamo che impara le basi, che balla con diversi partner e che inizia a partecipare appunto alle sue prime competizioni. Di base non è che il ballo mi interessi un granché, ma ho visto l'anime di Welcome to the Ballroom ed è tra i miei preferiti, quindi fate voi. Secondo titolo di oggi, Cautious Hero. Rista è una dea alla quale viene assegnato un mondo da salvare e per farlo dovrà mandare lì un eroe selezionato tra quelli che sono morti in altri mondi. L'eroe che sceglie però, malgrado sembri super potente, è appunto estremamente cauto, nel senso che iniziando a occuparsi di questo incarico, a ogni scontro che gli capita si ferma, torna con Rista nel mondo delle divinità per allenarsi, migliorarsi al massimo per non rischiare proprio niente. E la situazione già surreale è condita dalle facce buffe che fa Rista praticamente per tutto il tempo. Ebbene sì, si tratta di un isekai, c'è l'anime anche in questo caso, e malgrado i continui espedienti comici, tirerà fuori delle situazioni anche molto drammatiche a un certo punto, quindi è un'opera che riesce a sorprendere. Ho adorato l'anime e vorrei veramente tanto leggere il manga, quindi è decisamente una delle mie speranze per questo Luca Comics. E il terzo titolo di oggi è Afogard. Potrebbe sembrare uno shoujo dalla trama, ma non lo è. È la storia di Katori, una ragazza che frequenta le scuole superiori. È innamorata di un compagno di scuola e vorrebbe riuscire ad avvicinarsi a lui. E fin qui tutto sembra normale, ma in realtà nella sua scuola maschi e femmine frequentano classi separate. Inoltre, per non distrarre i ragazzi dagli studi, tutte le ragazze sono obbligate a indossare delle maschere. E ci saranno varie situazioni surreali perché le ragazze iniziano a comportarsi come il personaggio rappresentato dalla loro maschera. Nel caso della protagonista si tratta di un cavallo, quindi nitrisce, si pettina la criniera e via dicendo. Avrà modo di avvicinarsi a questo ragazzo che le piace, ma lui non ha idea di quale sia il suo vero aspetto. È un manga veramente divertente che ci fa vedere una situazione scolastica e una frequentazione romantica o possibilmente romantica, però in una salsa completamente diversa. E ora parliamo di Saikiksuo no Psainan. Ho adorato l'anime e vorrei tanto che arrivasse il manga da noi. Anche questa è una storia folle, vi ho avvisati. Il protagonista è Saiki, un ragazzo che ha i poteri psichici. Ma tutti i possibili poteri psichici, se pensate ad un potere, lui ce l'ha. E lo seguiamo nel corso della quotidianità, quando ha a che fare con i suoi genitori, che all'inizio litigano e gli creano problemi e poi tornano d'amore d'accordo e gli creano problemi comunque, soprattutto suo padre, che è un personaggio veramente assurdo. Ma vediamo anche la sua vita scolastica con i compagni che gli creano problemi anche loro. Saiki è l'unico con poteri psichici, non deve assolutamente farsi scoprire e tutto ciò che succede ha dell'assurdo. Passando allo shoujo, ci tengo a nominarvi per primo A Sign of Affection. La protagonista è una ragazza sordomuta. Incontra questo ragazzo che ha una passione per le lingue ma non conosce la lingua dei segni. È una storia veramente dolcissima dall'autrice di Ali di Farfalla, quindi un'opera già arrivata da noi e spero tantissimo che arrivi anche questa perché merita. Avendo poi delle tematiche di questo tipo è veramente un peccato non poterla leggere. Secondo titolo per lo shoujo, Ananoi-kun Tokoi no Yamai, la storia di un ragazzo estremamente popolare ma soprattutto della nostra protagonista che non è interessata a lui. Per via di una cosa che succede, lui le chiederà di uscire insieme, lei accetterà un po' per prova, però diciamo che non è proprio interessata all'amore e da questa frequentazione nasce però qualcosa di interessante. Il personaggio del ragazzo è estremamente interessante, rivela dei lati del suo carattere che all'inizio non ci si aspettava. Quindi anche questa spero tantissimo che venga notata e presa in considerazione dalle nostre case editrici. E ora, anche se non sono sicura che si tratti di uno shoujo, parliamo di My Next Life as a Villainess. La nostra protagonista è una ragazzina che batte la testa cadendo e in questa occasione acquisisce i ricordi della sua vita passata.
In particolare ricorda di essere stata una ragazza giapponese dei nostri tempi, frequentava le scuole superiori e giocava a una visual novel romantica dal titolo Fortune Lover. Informazioni utili, voi direte? Beh, sì, considerando che si rende conto di essere Katharina Claes, la cattiva di quella visual novel. Quindi in questa sua nuova vita in cui appunto è una cattiva in un mondo fantasy e si ricorda benissimo che ogni possibile finale la porterà alla rovina, deve trovare un modo sin da subito per sopravvivere. Quindi la seguiamo nella sua vita da bambina, ma anche poi crescendo quando diventa una ragazza, che si fa amici gli altri personaggi di questo gioco e soprattutto preparandosi a ogni possibile scenario, ben consapevole che alla fine, quando comparirà la effettiva protagonista di questa visual novel in cui lei sta vivendo, se così vogliamo dirlo, lei si ritroverà ad essere uccisa oppure esiliata e quindi vuole farsi trovare pronta a tutto. E con questa premessa potrete aspettarvi un classico Isekai Fantasy, invece una storia veramente divertentissima. Adesso vanno molto di moda le storie in cui la protagonista è la cattiva, perché magari si reincarna in un'opera nella quale si rende conto di essere la cattiva, oppure per altri motivi, non devono essere per forza degli isekai. Però sono usciti diversi manga con questo tema e anche diversi webcomics, quindi sta proprio spopolando ed è un peccato che da noi non sia ancora arrivato niente di questo tipo. Per quanto riguarda lo shoujo vorrei concludere dicendo che se arrivasse altro di autrici che mi piacciono, che sono già state pubblicate da noi, di sicuro sarei comunque contenta. Quindi se arrivasse qualcosa di Kazune Kawahara, ma anche dell'autrice di Un bacio a mezzanotte, di Kanan Minami, e se vogliamo inoltrarci invece un pochino nel Josei, sarebbe bello che arrivasse altro anche dell'autrice di Apimari. Passando al Boys Love, il primo titolo che vi nomino, tra quelli che vorrei arrivassero anche da noi, è Honto Yaju. L'autrice sapete che è una delle mie preferite e tra le sue opere questa è quella che preferisco. Si tratta della storia d'amore tra uno yakuza e un poliziotto, che è effettivamente il nostro protagonista. E lo yakuza, Aki, è un personaggio troppo simpatico che si veste in modo stravagante e crea diverse situazioni divertenti. Della stessa autrice spero arrivi anche Lucky Number 13, già completa in questo caso. In quest'opera il nostro protagonista conosce un ragazzo che è estremamente sfortunato al punto da continuare a farsi male per via delle varie cose appunto improvvise e sfortunate che gli capitano. Malgrado questo il ragazzo gli piace, decidono di iniziare a frequentarsi, ma in questo modo la sua sfortuna passa a lui. È una storia molto simpatica e molto divertente, spero veramente che la Flashbook, che già ci sta portando le opere dell'autrice, la prenda in considerazione. Poi ci tengo a parlarvi di Bozu Tokumo. Ambientato in un mondo fantasy, questa è la storia di un monaco che si fa accompagnare da questa sorta di demone ragno e insieme affrontano diverse creature e diverse situazioni. Si tratta di un volume unico di un'autrice che apprezzo particolarmente e che ha creato diverse opere, appunto boys love ma fantasy. Se arrivasse altro di suo sarei comunque contenta perché mi piacciono i suoi disegni, le opere sono interessanti e di boys love fantasy noi ne abbiamo pochi. Un'altra opera che vorrei tantissimo venisse annunciata, anche perché è una delle mie preferite, è Moon and Sun. È stata annunciata in inglese, però notate bene che si tratta dello spin-off di un'altra serie formata da 2 volumi unici che riguarda un'altra coppia. E la storia di Moon and Sun inizia dopo il secondo di questi volumi, se non durante una certa scena del secondo. Perciò spero che arrivino tutti e tre questi volumi unici, che arrivino in ordine, perché ho visto che in inglese hanno annunciato soltanto questo, che comunque è il mio preferito, ma sarebbe bello andare con ordine e capire la storia nella sua interezza. In ogni caso, in questa serie seguiamo le vicende di 2 personaggi che sono ragazzi ma si vestono da donna. Se nella serie principale si tratta di Ana, che frequenta un ragazzo che poi è il protagonista, in particolare in Moon and Sun, se non sbaglio, si tratta di un parrucchiere che frequenta un teppista, che poi dovrebbe essere il protagonista, insomma, il punto di vista sarà il suo. E se nella serie principale c'è Ana, che sì si veste da ragazza, ma spesso è comunque con un aspetto da ragazzo, nel caso di Moon and Sun il personaggio avrà sempre un aspetto femminile. Anche nel caso del Boys Love, se arrivassero altre opere di autrici che già sono pubblicate da noi, io sarei contenta. E avrei tante altre opere da nominarvi, ma per oggi ho deciso di finire qui. Fatemi sapere quali sono gli annunci in cui voi sperate
E se poi volete che commentiamo insieme gli annunci effettivi nel momento in cui ci saranno. Manca poco, speriamo in bene. Per oggi io ho finito, vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere queste opere che ho nominato anche ai vostri amici. Vi invito a iscrivervi che siete i benvenuti su Fiori di Ciliegio, vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.